Raramente accade che una città viene completamente distrutta e poi in pratica ricostruita da zero. È accaduto qui, a La Chaux-de-Fonds, 200 anni fa, dopo un terribile incendio, e la città è stata ricostruita con uno scopo ben preciso: facilitare al massimo l'industria orologera. Qui possiamo vedere una città che è stata costruita dagli orologiai per l'orologeria, per poter avere condizioni di lavoro ideali. Vediamo che sono delle linee che sono state tracciate lungo la valle e lungo queste linee le case sono state allineate e mantenendo sempre una distanza abbastanza grande, di modo che non c'è mai ombra sulla prossima linea di case. Tutte le case tutta la sono giornata entra sempre al sole sole. nelle case. E quindi si può lavorare bene agli ingranaggi degli orologi. Cioè è una città industriale. Karl Marx ha detto La Chaux-de-Fonds è da considerarsi come un'unica manufattura dove ogni casa rappresenta un banco di lavoro. Tipica fabbrica che data del 1920, 100 anni fa, come si costruivano strette, cioè al massimo 12-15 metri per avere buona luce anche in mezzo, sempre luce, e grandi finestre. Ed oggi è ancora utilizzata? Oggi è utilizzata, all'ultimo piano c'è di nuovo un atelier di orologiai. I primi orologieri probabilmente erano profughi, che sono scappati dalle guerre religiose. Esattamente. E dopo, abbastanza presto, cioè già nella seconda parte del Settecento, venivano qua giovani per imparare il mestiere di orologiere. Camminando per le strade di La Chaux-de-Fonds stiamo vedendo che è quasi tutto uguale, no? Queste strade larghe, dritte. Come un certo Le Corbusier, che è nato qua, che è cresciuto qua, l'ha definita più tardi. Lui diceva che è noiosa, troppo regolare, troppo monotona, ma per me questa monotonia a un certo momento prende una bellezza. Nasconde una bellezza. Possiamo dire che l'incendio che 200 anni fa ha distrutto La Chaux-de-Fonds e ne ha costretto la ricostruzione è stato provvidenziale in qualche modo. Sì, è stato in un certo senso un motore che obbligava a ricostruire, a innovare, a avere delle idee, a non lasciarsi abbattere. Esattamente. E la città è diventata, sì, è stata riconosciuta dall'UNESCO per questo urbanismo assolutamente particolare e speciale che è una simbiosi di lavoro e vita.